E se ti dicessi che i dati scritti sulle scatole di quasi tutte le lampade sono fatti per gli esseri umani e non per i tuoi peperoncini? Ciao a tutti! Oggi sveliamo la grande bugia dei watt e dei lumen e impariamo a calcolare la distanza perfetta tra lampada e pianta senza impazzire e senza dover per forza utilizzare un rilevatore par come questo. Spesso compriamo una lampada perché leggendo 100 watt, 500 watt, 1000 watt oppure 8000, 9000, 10000 lumen pensiamo wow, questa sicuramente sarà una lampada perfetta e poi rimaniamo delusi. Ecco dove sta l'imbroglio. I watt misurano quanto la lampada assorbe e quindi quanto consuma, non quanta luce genera. È come misurare quanto va veloce un'auto basandosi su quanta benzina consuma. Non ha senso. I lumen misurano la brillantezza per l'occhio umano. Noi, per esempio, siamo sensibilissimi al verde, ma i peperoncini amano il blu e il rosso. Una lampada può sembrare luminosissima per noi e quindi avere parecchi lumen, ma essere praticamente buia per le piante. Quindi se la maggior parte dei dati sulle scatole sono inutili per le piante, come facciamo a sapere se la lampada è adatta alle nostre piante e a quale distanza metterla? Immaginate che la lampada sia il soffione della doccia e i fotoni, che sono le particelle di luce, siano le gocce d'acqua. Se teniamo il soffione a 3 metri d'altezza, l'acqua si disperde bagnando tutta la doccia, le finestre, le pareti e ben poca di quell'acqua arriverà a noi che stiamo tentando di lavarci. Quindi sarebbe uno spreco d'acqua. Stessa cosa se teniamo la lampada troppo lontana dalle piante. Ricevendo poca luce tenderebbero ad allungarsi, a filare, a diventare esili e deboli. Se invece teniamo il soffione della doccia vicino alla testa, la pressione dell'acqua sarà troppo forte, provocando fastidio e stress al cuoio capelluto, ma il resto del corpo riceverà meno acqua, rendendo anche in questo caso difficile lavarsi adeguatamente. Stessa cosa per le piante che con la luce troppo vicina subirebbero stress luminoso, con foglie che si accartocciano, si bruciano e la crescita non sarà ottimale. La distanza ideale del soffione della doccia è quella dove la maggior parte dell'acqua colpisce il corpo, con la giusta pressione, senza dar fastidio e senza bagnare tutto intorno. Allo stesso modo la luce deve arrivare più o meno con la stessa intensità a tutte le piante, senza provocare dello stress. Ma come calcoliamo la giusta distanza se sulla scatola non c'è scritto? Facciamo 2 esempi concreti per capire quali dati osservare. Primo esempio, la lampada economica da 65 watt. Sulla scatola c'è scritto 6000 lumen. Un calcolo rapido e approssimativo è dividere i lumen per 60. In questo ottengo otteniamo 100 micromoli al secondo. Per la crescita vegetativa vanno benissimo, ma attenzione all'area. Se avete un agrobox di 60 cm x 60 con questa lampada, le piante molto probabilmente fileranno. Questa lampada va bene per un agrobox di 40 cm x 40 e per un ottimo risultato 2 massimo 4 piantine. Secondo esempio, una lampada professionale, la Spider Farmer, famosissima SE 1500. È una lampada da 150 watt e ha un PPE di 2,85 micromoli al secondo. Quindi moltiplicando i watt per l'efficienza, 150 watt per 2,85 micromoli al secondo, otteniamo 427 micromoli al metro quadrato per secondo. Quindi passare da una lampada economica da 6000 lumen a questa Spider Farmer è come passare dal sole di Londra al sole del deserto. Se non la distanziate adeguatamente dalle piante o non utilizzate il dimmer, i vostri peperoncini non faranno la fotosintesi, faranno un bel falò. Con 427 micromoli al metro quadrato per secondo abbiamo un controllo totale su tutta la superficie 60x60, anche 70x70. Ma dobbiamo stare attenti a non bruciare le piantine. Quindi in questo caso la si può tenere a 50 cm di distanza
e impostare il dimmer al 25% con le piantine giovani appena nate. Quando le piantine avranno fatto 4 foglie, anche 6 per sicurezza, potrete passare al 50% di intensità. E ricordatevi di alzare la lampada man mano che le piante crescono per mantenere una distanza fissa di 50 cm. Con questo tipo di lampada, una grow box di 60x60 può contenere dalle 9 alle 12 piantine, con ottimi risultati. Se però volete la precisione assoluta, come dicevo prima, serve il rilevatore PAR. Non costano tanto, perché il PAR è l'unica luce che conta, quella che cade tra i 400 e i 700 nanometri. È il vero cibo che le piante mangiano. Il rilevatore ci dice esattamente quanti fotoni arrivano sulla superficie delle foglie ogni secondo. È il metodo infallibile e se volete vedere come funziona nel dettaglio, qui vi lascio un video. Molti mi chiedono, posso utilizzare un'app per misurare la luce? Certo, esistono molte applicazioni che permettono di misurare la luce con lo smartphone e ho fatto anche alcuni video a tema, ma andateci cauti. I sensori delle fotocamere non sono fatti per ricevere un bombardamento di fotoni. Rischiate di bruciare il sensore e quindi di ritrovarvi con alcuni pixel neri. Oltretutto è sufficiente spostarsi di qualche millimetro o avere il sensore sporco per ottenere un dato completamente sballato, col rischio di bruciare una piantina o peggio il telefonino. Quindi utilizzatele se avete prima di tutto un telefono con un ottimo sensore. Cercate di non tenerlo troppo vicino alla lampada e non per troppo tempo. E usatelo solo se volete farvi un'idea un po' approssimativa. Ho preparato una piccola tabellina basata sui watt reali, quelli che la lampada consuma realmente, non quello che c'è scritto sulla scatola per fare pubblicità, per vendere. Prestate attenzione alle piante perché loro vi parlano. Se vedete che le foglie si piegano verso l'alto, significa che ricevono troppa luce. Se invece le piantine filano, si allungano e i gambi diventano esili, significa che la luce è troppo distante. Ma come trovare i watt reali se non c'è scritto? Perché spesso le aziende scrivono 1000 watt per attirare l'attenzione. Ma molto probabilmente questa è la potenza nominale dei LED. Ma quello che conta è quanto realmente la lampada preleva dalla presa della corrente. Quindi cercate scritte come power o actual power. E se non trovate niente, magari trovate i volt e gli ampere. Questo è un altro dato molto importante, perché con una piccola formula si possono calcolare i watt. La formula è voltaggio per intensità, quindi volt per ampere. Per esempio 230 volt per 0,45 ampere fa circa 100 watt. In commercio troviamo anche dei wattometri da presa, costano 15-20 euro circa. Si inserisce il wattometro nella presa del muro, si collega la lampada al wattometro, poi ci tocca accendere la lampada al massimo della sua potenza se c'è il dimmer, e il numero che leggiamo è il dato reale da inserire nella tabella. E infine c'è il metodo stima, la buona diciamo. Per esempio i LED SMD, quelli piatti, di solito consumano tra i 0,2 watt e i 0,5 watt. Quindi su un pannello con 200 LED probabilmente avremo un consumo che può andare dai 60 ai 100 watt, anche se sulla scatola c'è scritto 600 watt. Quindi smettetela di farvi fregare dai commercialisti che scrivono 600 watt, 1000 watt sulle scatole quando poi in effettivo forse arriviamo a 100. E iniziate a guardare la scienza dietro alla luce. Spero che questo video vi aiuti a far crescere dei peperoncini atomici per quest'anno. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!